Uno degli obiettivi principali quando si comincia a fare un orto è il cercare di produrre il più possibile nel minor spazio possibile, soprattutto se hai poco spazio a disposizione. Poi però arriva il momento in cui questa produzione è eccessiva e un'eccessiva produzione, secondo me, può portare a diverse conseguenze molto negative, che sono poi quelle per cui, come dice il titolo, sto riducendo drasticamente la superficie coltivata del mio orto e oggi te ne vorrei parlare. Il primo punto, che potrebbe sembrare un po' scontato e forse lo è, però porta delle gravi conseguenze, è che se hai troppe cose non riesci a mangiarle tutte, non riesci a consumarle tutte. E sebbene per alcune verdure, alcuni ortaggi sia possibile lasciarli un pochino di più a terra o attaccati alla pianta, ce ne sono alcune, la maggior parte, per cui arriva il momento che anche se le lasci un pochettino oltre il momento in cui dovrebbero essere raccolte, poi si arriva al limite e le devi raccogliere. Ma se te c'hai il frigorifero pieno con altre verdure che hai raccolto in precedenza e ancora non sei riuscito a consumare, ce ne metti ancora e il problema si amplifica. Soprattutto se non hai nessuno, familiari o amici, a cui regalare queste verdure. Per esempio io, le persone che ho vicino a me non apprezzano quanto me, diciamo, le verdure, non solo il tipo di verdure che faccio io, ma le verdure in generale. E quindi se non riusciamo a mangiarle noi, accumuliamo in frigorifero e poi alla fine vanno a male. È evidente che questo è principalmente un problema di progettazione, cioè in fase di progettazione dell'orto hai calcolato troppe piante, troppe cose e la produzione ha superato il fabbisogno che hai in famiglia. Ma a volte anche delle stagioni un pochettino anomale, per esempio il caldo che dura un po' troppo, per esempio un settembre o un ottobre troppo caldi, potrebbero farti arrivare a maturazione troppo presto delle cose che invece avrebbero dovuto maturare dopo e te ti ritrovi con un mucchio di roba pronta che non sai come mangiare perché è troppa. Quindi il problema principale con cui mi sto confrontando ultimamente è proprio quello: ho troppe cose pronte tutte insieme, probabilmente anche qualche errore di valutazione e progettazione, ci mancherebbe, però c'è anche da dire che si calcola sempre un pochettino di extra nel caso tu non riesca a raccogliere qualcosa, per esempio, che non è che tutto quello che semini raccogli. E invece quando succede che te nel tuo poco spazio riesci a raccogliere praticamente tutto, a quel punto la roba è troppa. Un'altra conseguenza negativa dell'avere troppe cose da mangiare già nel frigorifero, già raccolte, o a casa stoccate in qualche maniera, è che non sei più in grado di raccogliere le verdure che hai in campo in quel momento al momento giusto. Cioè c'è sempre un momento perfetto per raccogliere un determinato ortaggio. Uno dei miei primi video tra l'altro parlava proprio di questo, un concetto giapponese che si chiama shun, ed è un peccato perché ci facciamo l'orto anche per questa cosa, per raccogliere gli ortaggi al momento giusto. Però se te ti periti, aspetti a raccoglierlo perché hai già troppe cose in frigorifero o comunque a casa, il rischio è che poi lo raccogli troppo tardi, magari è fibroso, è troppo duro, comunque non è al massimo come invece dovrebbe essere se ti fai un orto familiare. Il terzo punto di questo video è uno a cui tengo in particolar modo perché ultimamente ci sta succedendo praticamente sempre, è il fatto di non poter scegliere cosa mangiare quel giorno in particolare. Mi spiego: se te magari quel giorno ti va di mangiare, non lo so, delle barbabiete, le faccio un esempio a caso perché le vedo qui davanti a me, però in frigorifero sei pieno di lattuga che sta andando a male, o un altro ortaggio comunque che si sta ammosciando, lo vedi che manca poco, dici: "Vabbè dai, devo mangiare quello perché se no poi lo devo buttare via, è un peccato giustamente sciuparlo". Ma non deve essere per forza una verdura. Se te quel giorno invece ti volevi mangiare un piatto di polenta, non lo so, al ragù, però sei pieno di altre cose da mangiare, non ti mangi più quel piatto di polenta o altri legumi che siano, o qualsiasi altra cosa, perché devi prima mangiare quella cosa in frigorifero che sta andando a male. E a me questa cosa un po' mi pesa, perché vorrei avere, non magari non sempre, però il più delle volte anche un pochettino la scelta, cioè oggi mi va di mangiare questa cosa e mi mangio effettivamente quella cosa, senza stare a pensare che c'ho il frigorifero strapieno di cose da una settimana e quindi le devo mangiare. Un altro punto molto importante, che soprattutto considerato che ci facciamo l'orto domestico, oltre vabbè che per risparmiare, per rilassarsi, ma anche per mangiare cibo sano, è la perdita di nutrienti. Cioè, ogni volta che vai a raccogliere un ortaggio, dal momento che te lo raccogli, i valori nutrizionali, ovviamente non è che vanno giù in picchiata, però
man mano che passa il tempo tendono a scendere. E se te allora ti tieni le verdure in frigorifero, siccome ci sono anche delle verdure che ti possono durare anche 2 settimane se le raccolte al momento giusto. Ti faccio l'esempio: in questi giorni si sta mangiando tanti finocchi, cioè finocchi nell'orto, e durano tanto, cioè quindi è inutile che io mi coltivo i finocchi e poi li mangio 2 settimane dopo, perché nel frattempo hanno perso magari la maggior parte. Ora non so le percentuali, precise, perché non sono uno scienziato, anzi se te lo sai la curva di perdita dei valori nutrizionali scrivimela pure nei commenti. Fatto sta che è un peccato, ci facciamo l'orto anche e soprattutto per mangiare cibo sano, e se poi le verdure stanno a lungo in frigorifero e le consumiamo quando ormai sembrano verdure del supermercato, secondo me non va bene. Ancora, se te coltivi più spazio di quello che ti serve, coltivando più verdure di quello che ti serve, stai lavorando per niente, stai lavorando per delle verdure che poi non sarai in grado di consumare, non sarai in grado di mangiare. Sono verdure che magari, siccome ne avrai troppe a disposizione, magari vanno a finire nel compost se non riesci a darle a nessuno. Come ti ho detto, anch'io non ho molte persone vicino a me che consumano molta verdura, quindi ecco, non mi sembra una cosa molto furba piantare 100 finocchi quando sai che probabilmente riuscirai a mangiarne 20, 25. Ora sono numeri a caso, è per dirti che lavorare così per niente, per delle cose che non ti servono perché sono troppe, non ha senso. Non dimenticarti poi che comunque, cioè, coltivare e produrre delle verdure ha un costo, sia che tu ti compri le piantine in vivaio, e qui il costo è ancora maggiore, sia che tu ti faccia il semenzaio per conto tuo e quindi ti compri semi, terriccio, ti sei comprato l'attrezzatura per fare il semenzaio. Cioè è chiaro che poi, cioè, più verdure vuoi produrre, più piante vuoi avere a disposizione da trapiantare o da seminare, e più spenderai di semi, terriccio, eccetera, eccetera. E anche se lì per lì ti sembrano pochi euro, però tutti messi insieme alla fine dell'anno, magari potrebbero diventare delle somme per te importanti. Quindi ecco, anche sotto quel punto di vista lì, non ha senso, preparare troppe piantine o comprare troppe piantine, rispetto a quelle che poi sarai in grado effettivamente di consumare. Un'altra cosa che è scontata, però più passa il tempo e più me ne rendo conto, è che più piante hai, quindi più dai la priorità alla quantità rispetto alla qualità, e meno tempo riuscirai a dedicare a ognuna di queste piante, a ognuna di queste coltivazioni. Soprattutto se come me, per esempio, sono riuscito ad azzerare i trattamenti, anche quelli naturali, cioè quasi azzerare, ogni tanto magari l'olio di Neem, zeolite, però quasi azzerare, è chiaro che devo andare a controllare le piante, diciamo, una a una, magari controllare dietro le foglie, soprattutto in questo periodo la cavolaia, eccetera, eccetera. E se hai troppe piante da controllare, magari non riesci poi, non hai tempo, oppure non hai voglia di tutti i giorni stare a controllare foglia per foglia, e quindi in sostanza hai una perdita di qualità, perché hai voluto fare troppa quantità che poi magari non ti serve nemmeno, e non riesci a concentrarti sulla qualità, che è secondo me uno degli aspetti più importanti quando ci facciamo l'orto per mangiare noi le cose. Quindi per tutti questi motivi che ti ho elencato, ho deciso di ridurre in maniera drastica la superficie coltivata del mio orto. Poi ti potrei anche aggiungere che la vita non è solo orto, quindi ci sono anche altre cose da fare, e non ha senso stare all'orto a faticare e a spendere soldi per delle cose di cui poi non avrai bisogno, che non riuscirai a mangiare. Cioè è più intelligente allora, secondo me, o comunque nel mio caso, ridurre la superficie coltivata. E tra l'altro sto anche cambiando metodi di coltivazione. Potresti aver visto ultimamente, ho fatto un video sui cassoni rialzati, oppure la serra qui alle mie spalle che l'ho convertita in no dig. Sono tutti dei metodi di coltivazione con cui io mi trovo benissimo, riesco a avere una rotazione delle verdure molto più veloce e quindi a produrre di più nel solito spazio, e quindi mi accontento. Ora non è che userò soltanto i cassoni e la serra, continuerò a usare anche un pochettino della terra normale, insomma dell'orto, del vecchio orto, ma molto meno, perché non ce n'è bisogno. E poi mi sono anche reso conto di un'altra cosa, che quando hai troppe cose, hai troppe verdure che addirittura non riesci a mangiarle tutte, cominciano gli sprechi, perché per esempio le foglie delle radici, le carote, barbabietole, del daikon, ce ne sono tante di cose che potresti mangiare e sono buonissime, magari se hai già troppa roba che non riesci, a consumare,
magari quelle vanno a finire nel compost, che non c'è niente di male ogni tanto a mettere qualcosa nel compost, ci mancherebbe, ma non deve diventare la regola. Allora è meglio coltivare un pochettino di più e poi con le foglie delle carote ti ci fai un pesto, le foglie del daikon le salti insieme a della carne, per dirti, però trovi il sistema di mangiare lo stesso, utilizzando meno superficie, sforzandoti di meno e spendendo di meno anche. Il mio consiglio quindi è investire più tempo nella programmazione dell'orto, non so quando la fai, io solitamente la faccio già a fine anno, cioè l'orto del prossimo anno io ce l'ho già programmato, e potresti per esempio fare delle valutazioni del quante cose mi serviranno per ogni settimana, più o meno, cioè mi servono 2 lattughe, 5 barbabietole, un cavolo cappuccio, delle cose a caso, e sulla base di quello fare il piano dell'orto, cioè capire quante piante vorrai coltivare, nella stagione successiva, facendo attenzione soprattutto anche alle semine scalari. Le semine scalari sono ovviamente importantissime, ma questo lo sai già. Quindi questi erano i motivi per cui riduco il mio orto dal prossimo anno, cioè lo sto già riducendo. Poi ci sono anche degli altri motivi, però ne parleremo il prossimo anno, perché parte del vecchio orto diventerà un'altra cosa, quindi mi serve anche lo spazio e non ha senso che lo continuo a tenere a orto per delle cose che non mi servono più. Se hai delle osservazioni da fare, positive o negative, scrivimele nei commenti. Se ti piacciono questi argomenti, considera di iscriverti al canale. Se ti va, lascia un mi piace e in ogni caso grazie per aver visto il video fino alla fine. Alla prossima, ciao!